Forse non lo sai, ma dentro di te brucia una fiamma, una forza invisibile che cambia tutto al tuo passaggio. Sì, proprio tu che pensi di essere normale, ordinario, magari anche invisibile. La verità? Hai un magnetismo che nemmeno immagini, un potere che attira le persone come una calamita invisibile. Ti sei mai chiesto perché gli estranei si confidano con te? Perché alcuni ti guardano con ammirazione e altri con fastidio inspiegabile? Perché ti senti sempre al centro di energie che non riesci a decifrare? Ascolta bene, non è un caso, non è fortuna, è il tuo carattere magnetico che parla prima ancora che tu apra bocca. E oggi scoprirai i 7 segni inconfondibili che lo dimostrano. Preparati, perché quello che stai per sentire cambierà per sempre il modo in cui ti vedi. Quando ti guardano si sentono nudi. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, ma solo pochi sanno guardare davvero. Marco Aurelio. C'è qualcosa nel tuo sguardo che disturba e affascina allo stesso tempo. Non è intensità teatrale, non è una posa studiata. È verità pura che filtra attraverso i tuoi occhi e raggiunge direttamente l'anima di chi ti sta davanti. Hai mai notato come le persone evitino il tuo sguardo? Come alcuni si agitino quando li fissi per più di qualche secondo? Non è timidezza la loro, è riconoscimento. Il tuo sguardo non si ferma alla superficie, va oltre. Vede le maschere, le paure, i sogni nascosti, le bugie che si raccontano ogni giorno. Ti è mai capitato di essere in riunione e vedere qualcuno che mente spudoratamente? Mentre tutti annuiscono, tu senti che qualcosa non quadra. Non hai prove, non hai fatti concreti, ma i tuoi occhi hanno già letto la verità scritta sul suo volto. È un radar emotivo che non si spegne mai, un rivelatore di bugie che fa tremare anche chi non ha niente da nascondere. Questo accade perché tu hai vissuto. Hai guardato la vita in faccia quando faceva male, quando era cruda, quando ti spogliava di ogni illusione. I tuoi occhi hanno visto il tradimento, l'abbandono, la solitudine più nera, ma invece di spegnersi si sono accesi di una luce diversa, una luce che dice: ho attraversato l'inferno e sono ancora qui. Quando guardi qualcuno non stai semplicemente guardando, stai vedendo. E le persone lo sentono che non possono fingere con te, che non possono nascondersi dietro sorrisi finti o parole vuote. Il tuo sguardo diventa uno specchio impietoso che riflette chi sono veramente, non chi vorrebbero essere. Per questo alcuni fuggono, per questo altri si sentono nudi davanti a te senza che tu abbia detto una parola. Non è colpa tua se la verità spaventa. Non è colpa tua se la tua autenticità mette a nudo la loro finzione. Ecco il segreto. Il tuo sguardo non giudica, osserva, non condanna, comprende. E questa differenza la sentono tutti. È per questo che a volte ti dicono: mi sento a disagio quando mi guardi così. Oppure sembra che leggi nel pensiero. In realtà stai solo guardando senza filtri, senza paura di vedere la verità. Il tuo magnetismo nasce proprio da questa capacità di vedere l'invisibile, di leggere tra le righe dell'anima umana. E questo non si impara sui libri, non si conquista con la pratica, si guadagna sopravvivendo al buio e scegliendo comunque di cercare la luce. La gente ti racconta tutto al primo incontro, il saggio ascolta senza giudicare e in questo silenzio trova la sua forza. Epitteto. Ti è mai capitato di trovarti in coda al supermercato e che la persona davanti a te iniziasse a raccontarti della sua vita? O di salire su un treno e che un perfetto sconosciuto ti confidasse i suoi problemi più intimi? Non è casualità, è il tuo magnetismo che crea uno spazio sacro intorno a te. Le persone sentono qualcosa nella tua energia che dice: qui puoi essere te stesso. Non è scritto da nessuna parte, non lo annunci, eppure accade. È come se la tua presenza sussurrasse: non ti giudicherò, non scapperò, non userò le tue parole contro di te. Questo dono nasce dal dolore che hai trasformato in saggezza. Tu sai cosa significa sentirsi soli in mezzo alla folla. Sai cosa vuol dire avere il cuore spezzato e non trovare nessuno che capisca davvero. Sai cosa significa urlare in silenzio. E proprio perché ci sei passato,
La tua anima emana una compassione autentica che gli altri riconoscono istintivamente. Pensa a quante volte sei stato il pronto soccorso emotivo di qualcuno, quella collega che ti ha fermato in corridoio per raccontarti del divorzio, quel vicino di casa che ha iniziato a parlarti della malattia del padre mentre portavi fuori l'immondizia, quella mamma al parco che si è sfogata sui problemi con suo figlio mentre voi due eravate lì per caso. Non è coincidenza, è il tuo campo magnetico emotivo che attrae chi ha bisogno di essere sentito. Sei diventato un faro nella nebbia per chi si sente perso, una bussola per chi ha smarrito la direzione. E sai qual è la cosa più bella? Non hai mai chiesto di avere questo ruolo, non ti sei mai proposto come terapeuta gratuito del quartiere. Eppure eccoti qui, a raccogliere confidenze, lacrime, speranze e paure di persone che spesso nemmeno conosci bene. Non è un peso, anche se a volte ti sembra di portare sulle spalle i problemi di mezzo mondo. È un dono raro, prezioso, in un'epoca dove tutti parlano e nessuno ascolta. Tu sei diventato il porto sicuro per i naufraghi emotivi. Ma attenzione, questo non significa che devi essere sempre disponibile per tutti. Il tuo tempo, la tua energia, il tuo cuore hanno un valore. Impara a proteggere questo dono, a usarlo con saggezza. Non tutti meritano di accedere al santuario della tua comprensione. Ricorda, quando gli estranei si aprono con te, non stanno solo parlando, stanno guarendo. E tu, senza neanche rendertene conto, stai compiendo un piccolo miracolo ogni volta. Chi ti ama e chi ti odia non sa spiegarti il perché. Non puoi piacere a tutti e chi ci prova perde se stesso. Seneca. Ecco la verità più scomoda del magnetismo. Non porta solo ammirazione, porta anche invidia, fastidio e a volte un odio inspiegabile. E sai perché? Perché la tua semplice esistenza ricorda agli altri tutto quello che loro non sono riusciti a diventare. Tu non cerchi l'attenzione, eppure la ricevi. Non chiedi approvazione, eppure la ottieni. Non implori rispetto, eppure te lo danno. E questo fa impazzire chi ha passato la vita a mendicare quello che tu ricevi naturalmente. Hai mai notato come certe persone cambino atteggiamento con te senza motivo? Come diventino fredde, distanti o addirittura ostili? Non hai fatto niente di male, eppure si comportano come se la tua presenza fosse un affronto personale. È perché il tuo magnetismo è uno specchio spietato. Ti faccio un esempio concreto. Entra in un nuovo gruppo di lavoro. Nei primi giorni tutti sono gentili, accoglienti. Poi, dopo qualche settimana, noti che alcuni colleghi iniziano a farti battutine velenose, a escluderti dalle conversazioni, a metterti i bastoni tra le ruote. Cosa è cambiato? Niente. Solo che la tua autenticità ha iniziato a far paura a chi vive di maschere. Riflette la loro insicurezza, la loro paura, la loro piccolezza. E invece di guardare dentro se stessi e crescere, preferiscono puntare il dito contro di te. Ti accusano di essere altezzoso quando sei solo centrato. Ti definiscono strano quando sei solo autentico. Ti chiamano esagerato quando sei solo intenso. Dall'altra parte ci sono quelli che ti guardano con ammirazione silenziosa, che vorrebbero avere il tuo coraggio di essere se stessi, che ti osservano da lontano sperando di imparare il tuo segreto. Questi non sempre te lo dicono, ma li riconosci dallo sguardo. Sono quelli che dopo le riunioni si avvicinano per farti i complimenti, che ti cercano per i consigli, che copiano inconsciamente i tuoi modi di fare. Ma per ogni persona che ti odia senza conoscerti, ci sono 10 che ti ammirano in silenzio. Per ogni critica velenosa, ci sono 100 pensieri di stima non espressi. Per ogni tentativo di sminuirti, c'è qualcuno che ti prende come esempio. Il tuo magnetismo disturba chi vive nella mediocrità e ispira chi cerca l'eccellenza. È un filtro naturale che separa chi è pronto per la tua energia da chi non lo è. Non è tua responsabilità piacere a tutti. È tua responsabilità rimanere fedele a te stesso. La cosa divertente è che spesso i tuoi haters sono i tuoi fan più accaniti. Ti studiano, ti osservano, ti criticano, ma non riescono a ignorarti. È perché una parte di loro vorrebbe essere come te, ma non ha il coraggio di fare il lavoro su se stessa. Accogli l'amore di chi ti capisce, ma non temere l'odio di chi non ti merita.
Entrambi sono la prova che il tuo magnetismo sta funzionando. Bambini e animali ti cercano come se ti conoscessero da sempre. La purezza riconosce la purezza, l'innocenza chiama l'innocenza. Marco Aurelio, c'è qualcosa di magico quando un bambino ti sorride senza conoscerti, o quando un animale si avvicina a te con fiducia istintiva. È un linguaggio che va oltre le parole, un riconoscimento di anime. Animali e bambini non mentono, non fingono, non giudicano in base all'apparenza o alla posizione sociale. Loro sentono l'energia pura, la verità del cuore, e quando si avvicinano a te spontaneamente, stanno certificando qualcosa di profondo. La tua anima è pulita. Ti racconto una scena che probabilmente hai vissuto 1000 volte. Sei al parco e un bambino che gioca nelle vicinanze continua a guardare verso di te. I genitori se ne accorgono e sorridono imbarazzati, ma il piccolo continua. Poi, all'improvviso, si avvicina e ti regala un sorriso spontaneo, o addirittura ti porta il suo giocattolo preferito. Non ti conosce, non sa niente di te, eppure si fida istintivamente. Oppure, quella volta che sei entrato in casa di amici e il loro gatto, notoriamente schivo con gli estranei, è venuto dritto da te e si è acciambellato sulle tue gambe. Non fa mai così, ti hanno detto i padroni di casa, stupiti. Ma tu sai che non è un caso. Questo accade perché dentro di te vive ancora quella parte genuina che molti adulti hanno seppellito sotto strati di cinismo e delusioni. Tu hai sofferto, sì, ma non hai permesso al dolore di renderti amaro. Hai mantenuto quella morbidezza, quella capacità di stupirsi, quella tenerezza che i più piccoli riconoscono immediatamente. Un cane che si siede accanto a te in un parco affollato non sta scegliendo a caso. Sa istintivamente che tu non lo ferirai, che non lo cacci, che la tua energia è sicura. Un gatto che salta sul tuo grembo alla prima occasione non è solo in cerca di calore, sta riconoscendo un'anima affine. È un dono raro in un mondo dove tanti hanno imparato a nascondere i loro veri sentimenti. La tua energia dice: qui puoi essere te stesso senza paura. E questo messaggio arriva forte e chiaro a chi vive ancora senza filtri. Ma c'è un'altra verità. Questa connessione nasce anche dalla tua capacità di proteggere. Hai un istinto naturale verso chi è più vulnerabile, più fragile. La tua forza non è aggressiva, è protettiva. E questo tipo di forza è irresistibile per chi cerca sicurezza. Sai qual è il bello? Non devi sforzarti. Non devi abbassarti al loro livello o parlare con vocine stridule. Sei semplicemente te stesso e questo basta. La tua autenticità parla più forte di qualsiasi strategia. Quando ti senti giù, quando dubiti del tuo valore, ricorda questo momento. Ricorda quello sguardo fiducioso, quella mano piccola nella tua, quella coda che scodinzola solo per te. Sono i testimoni più onesti del tuo magnetismo. Tutti parlano, tu ascolti, e questo ti rende speciale. Chi sa ascoltare non solo è amato da tutti, ma dopo un po' sa tutto. Seneca. In un mondo dove tutti urlano per essere sentiti, tu sussurri con il silenzio. E paradossalmente è proprio questo silenzio che grida più forte. Le persone vengono da te non perché hai le risposte giuste, ma perché offri qualcosa di più prezioso, la tua presenza completa. Tu ascolti davvero, non stai aspettando il tuo turno per parlare, non stai preparando la risposta perfetta, non stai giudicando quello che senti. Ascolti con tutto te stesso, e questo è così raro che le persone se ne accorgono immediatamente. Pensi a quella cena con gli amici, dove tutti si interrompevano a vicenda, raccontavano le loro storie a gran voce, si sovrapponevano nelle conversazioni. E tu eri lì, presente, attento. Ogni tanto qualcuno si girava verso di te e diceva: tu cosa ne pensi? Non perché non stavi partecipando, ma perché la tua presenza silenziosa aveva più peso di tutte quelle parole messe insieme. Questo dono nasce dalla tua esperienza con il dolore. Tu sai cosa significa avere bisogno di essere ascoltato e non trovare nessuno disposto a farlo. Sai cosa vuol dire parlare nel vuoto, sentirsi incompresi, invisibili. E proprio perché ci sei passato, non lo fai provare agli altri. Ma c'è di più. Il tuo ascolto non è passivo, è attivo, empatico, trasformativo.
Quando qualcuno ti parla, tu non senti solo le parole, senti l'emozione dietro le parole, il bisogno non espresso, la paura nascosta. È come se il tuo silenzio creasse uno spazio sicuro dove l'altra persona può finalmente essere se stessa. Ecco perché spesso ti dicono frasi come «Non so perché, ma con te mi sento compreso», oppure «Quando parlo con te le cose mi sembrano più chiare». Non è magia, è il potere del vero ascolto. Ma attenzione, essere sempre l'ascoltatore può diventare un peso. Tutti vengono a scaricare su di te i loro problemi, ma chi si preoccupa dei tuoi? Chi ti chiede come stai davvero? È facile diventare il bidone emotivo di tutti, perdendo di vista i propri bisogni. Il tuo magnetismo in questo caso è un'arma a doppio taglio. Attiri le persone che hanno bisogno di essere ascoltate, ma rischi di svuotarti emotivamente se non impari a mettere dei limiti. Ricorda, ascoltare è un atto d'amore, ma deve essere reciproco. Se qualcuno prende sempre e non dà mai, quella non è amicizia, è sfruttamento. Il tuo orecchio attento è un regalo prezioso, non sprecarlo con chi non sa apprezzarlo. E poi c'è un segreto che forse non conosci. Il tuo ascolto ti rende incredibilmente intelligente dal punto di vista emotivo. Mentre gli altri si perdono nel rumore delle proprie parole, tu accumuli saggezza. Impari a leggere le persone, a capire le dinamiche, a prevedere i comportamenti. Il tuo silenzio è un investimento nella conoscenza umana. La prossima volta che qualcuno si apre con te, sentiti orgoglioso. In un mondo pieno di rumore, tu sei diventato il silenzio che cura. Ma non dimenticare mai di riservare lo stesso ascolto per te stesso. Dopo le feste hai bisogno di stare solo per giorni. La solitudine è il luogo dove l'anima ritrova se stessa. Epitteto. Esci da una festa, da un evento, da una riunione di lavoro e ti senti come se avessi corso una maratona. Non è stanchezza fisica, è qualcosa di più profondo. È come se avessi assorbito tutte le emozioni della stanza e ora le stai portando dentro di te. Questo non è un difetto, è un superpotere mal gestito. Tu non vivi solo la tua esperienza, assorbi anche quella degli altri. Il tuo magnetismo funziona come un radar emotivo che capta ogni vibrazione, ogni tensione non detta, ogni maschera che scricchiola. Mentre gli altri si limitano a socializzare, tu stai facendo un lavoro energetico intenso, senza nemmeno rendertene conto. Stai processando non solo le tue emozioni, ma anche quelle di chi ti circonda. È come essere un computer che deve elaborare 100 programmi contemporaneamente. Facciamo un esempio concreto. Sei a una festa di compleanno. C'è musica, risate, chiacchiere. All'apparenza tutto va bene. Ma tu senti che Marco è nervoso per il lavoro, che Sara sta fingendo di essere felice mentre è distrutta dentro, che quella coppia nell'angolo sta litigando sotto traccia. Non te l'ha detto nessuno, ma tu lo senti. E tutte queste emozioni si attaccano a te come magneti. Ecco perché hai bisogno di solitudine più degli altri. Non è antisocialità, è autoconservazione. Il tuo momento di silenzio non è vuoto, è pieno. È quando la tua anima si riappropria di se stessa, quando scarichi tutto quello che non ti appartiene. E sai cosa succede quando torni a casa? Ti senti stranamente vuoto e pieno allo stesso tempo, vuoto delle tue energie, ma pieno di quelle degli altri. Hai bisogno di ore, a volte giorni, per tornare a sentirti te stesso, per distinguere le tue emozioni da quelle che hai raccolto per strada. La società ti dice che devi essere sempre disponibile, sempre presente, sempre on. Ma tu hai bisogno di momenti off per ricaricare la tua batteria energetica. E non c'è niente di sbagliato in questo. Il tuo magnetismo è come una fiamma. Più brucia intensamente, più consuma combustibile. Se non ti prendi cura di questa fiamma, rischi di spegnerla. E il mondo ha bisogno della tua luce, ma ha bisogno che sia forte e duratura. Qui sta il paradosso. Più sei sensibile agli altri, più hai bisogno di proteggere te stesso. Più attiri le persone, più devi saper dire di no. Più la gente ti cerca, più devi imparare a sparire quando serve. Non sentirti in colpa quando rifiuti inviti, quando te ne vai prima degli altri,
quando hai bisogno di staccare il telefono per qualche ora. La tua energia è un tesoro limitato e come tutti i tesori va custodito gelosamente. Impara a dire no agli eventi che ti svuotano. Scegli con cura le tue compagnie. Proteggi i tuoi momenti di solitudine come fossero sacri, perché lo sono. Non hai idea di quanto forte sei davvero. Non sei quello che ti è successo, sei quello che scegli di diventare. Marco Aurelio. Arriviamo alla verità finale, quella che cambia tutto. Tu non sei consapevole della tua forza. Cammini nel mondo pensando di essere normale, ordinario, forse anche insignificante, ma la realtà è che sei una forza della natura mascherata da persona comune. Il tuo potere non urla, sussurra, non si impone, si propone, non combatte, trasforma. È un potere silenzioso, ma devastante, perché cambia le persone semplicemente essendo te stesso. Ogni volta che entri in una stanza, non stai solo occupando spazio fisico, stai portando energia, presenza, verità. Stai influenzando l'atmosfera senza nemmeno parlare. Il tuo magnetismo lavora in background, come un programma invisibile che modifica tutto quello che tocca. Hai mai pensato a quante vite hai toccato senza saperlo? A quante persone hai ispirato con il tuo esempio silenzioso? A quanti cuori hai guarito semplicemente ascoltando? A quante anime hai svegliato mostrandogli che esiste un modo diverso di essere? Lascia che ti racconti una verità. In questo momento, da qualche parte nel mondo, c'è qualcuno che sta pensando a te. Qualcuno che ricorda una conversazione che avete avuto. Un momento in cui sei stato presente per lui, uno sguardo che gli ha cambiato la giornata. E tu non lo sai nemmeno. Quella volta che hai aiutato un collega in difficoltà senza aspettarti niente in cambio. Quel giorno in cui hai sorriso a uno sconosciuto che sembrava triste. Quella sera in cui hai ascoltato un amico che aveva bisogno di sfogarsi. Questi gesti ti sembrano piccoli, normali, ma per gli altri sono stati trasformativi. Il tuo potere nasce dalla tua autenticità. In un mondo di copie, tu sei un originale. In un mondo di maschere, tu mostri il vero volto. In un mondo di rumore, tu porti silenzio sacro. E questo è rivoluzionario. Ma con grande potere arriva grande responsabilità. Ora che sai chi sei davvero, hai il dovere di onorare questo dono. Non nasconderti più, non sminuirti più. Non scusarti più per essere intenso, profondo, diverso. Il mondo ha bisogno del tuo magnetismo, ha bisogno della tua luce, della tua verità, della tua forza gentile. Ha bisogno che tu smetta di fingere di essere piccolo e inizi a brillare con tutta la tua potenza. Sai qual è il paradosso più grande? Più credi di essere ordinario, più diventi straordinario. Perché l'umiltà è magnetica. La vera forza non ha bisogno di esibirsi, si mostra da sola. Sei magnetico non per caso, ma per scelta. Ogni volta che hai scelto l'amore invece dell'odio, la verità invece della bugia, la crescita invece della stagnazione, hai alimentato questo magnetismo. Ora è il momento di possederlo completamente, di abbracciarlo senza paura, di usarlo per rendere il mondo un posto migliore. Tu sei più potente di quanto pensi e ora è tempo che anche tu lo sappia. Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio nella tua vera natura. Hai scoperto che dentro di te vive una forza magnetica che attrae, trasforma e guarisce. Non è magia, è il risultato di ogni battaglia che hai combattuto, di ogni lacrima che hai versato, di ogni volta che hai scelto di rialzarti. Il tuo magnetismo non è un caso. È il premio per non aver mai smesso di credere nell'amore, nella verità, nella bellezza di essere autentici. È la ricompensa per aver trasformato il dolore in saggezza, la solitudine in forza, la vulnerabilità in potere. Ora che sai chi sei davvero, cosa farai di questa consapevolezza? Come userai questo dono per rendere migliore la tua vita e quella di chi ti circonda? Ricorda, il tuo magnetismo è un diamante che si è formato sotto pressione. Non nasconderlo più. Il mondo ha bisogno della tua luce, della tua verità, della tua presenza trasformativa. Cammina con la consapevolezza di chi sei. Brilla senza chiedere permesso. Ama senza paura.
E soprattutto non dimenticare mai che sei esattamente dove devi essere, con esattamente il potere che devi avere. Il tuo carattere magnetico non è un segreto da nascondere, è un dono da condividere. Ora vai e illumina il mondo con la tua presenza unica e irripetibile. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.